È un evento super importante, siamo emozionatissimi nell'avere oggi per voi in esclusiva un incontro super prestigioso con il nostro CEO internazionale Kendra Bressil. Voglio darvi qualche notizia del nostro CEO. È entrata in NeoLife nel 2011, ha fatto un grandissimo lavoro anche come World Team. Nel 2013 è stato il World Team numero 1 del suo mercato, il mercato americano. Ha iniziato poi a interessarsi all'azienda lavorando nel settore marketing a livello internazionale e occupandosi proprio della ristrutturazione dell'immagine e dell'identità del marchio. Dopodiché nel 2016 è diventata il nostro CEO a livello internazionale, facendo un grandissimo lavoro in tutto il mondo, e oggi ci dà la possibilità di averla con noi in diretta per il mercato italiano. Quindi è con un grande piacere che la voglio ringraziare e introdurla. Insieme a lei anche la nostra Claudia Balboni, che si occuperà della traduzione dell'evento di oggi. Quindi grazie Kendra, grazie Claudia, lascio a voi la parola. Kendra, you there, Claudia? Yes, grazie Enrico. Grazie, thank you. Great to be with you today. È bello essere con voi oggi. Now, since we're all family here, or many of you tuning in are part of the NeoLife family. Siamo qui tutti insieme oggi e sappiamo di essere una grande famiglia. Ci sono anche altre persone che stanno continuando a collegarsi. I first want to start by taking a moment to introduce you to my new baby. Voglio sprecare qualche minuto per iniziare presentandovi il mio piccolino. So, she's 4 months old. Lei ha 4 mesi. This is Oakley. Si chiama Oakley. And you can see she's a NeoLife baby. She loves vitamin E and salmon oil. Lei anche è una piccola bebè NeoLife, adora il wheat germ oil e il salmon oil. And today, I don't know if you can see, her beard is red. Potete vedere, non so se si vede, lei oggi è rossa. Because she found some carotenoid complex under my bed. Perché ha trovato del carotenoid complex sotto il mio letto. But this has turned out to be the perfect time to get a new baby. È stato per me questo il momento perfetto per prendere un cucciolo. I was originally a little bit nervous since we travel a lot for work. All'inizio ero un po' preoccupata e nervosa perché sono sempre via per lavoro. But now we're all stuck at home, so it's perfect timing. Ma ora che siamo tutti bloccati a casa, so che è stato il momento perfetto per occuparmene. This has also given me a lot of empathy for all the parents who are working from home. Questa esperienza mi ha dato anche la possibilità di sviluppare molta empatia per tutti i genitori che stanno lavorando da casa in questo momento. And those of you who are at the same time also having your children at home, that is a big job. E so perfettamente che chi di voi è a casa lavorando, ma con i figli e al seguito, so che insomma è un'impresa non da poco. And so you are my heroes. E volevo farvi sapere che siete i miei eroi. I also want to say just a big thank you to all of you in the NeoLife family. Vorrei anche ringraziare tutti quanti voi della famiglia NeoLife. Our distributors and also our staff members who are helping us stay in business during this time. Sia i nostri distributor che tutti i membri dello staff che ci hanno aiutato e permesso di continuare a portare avanti l'attività in questo momento. And all of the frontline workers who are still out there every day, like those in the medical field or farming or delivery. E tutti i lavoratori che sono lì fuori a lavorare in prima linea del settore medico, del settore agricolo, i corrieri, tutti quanti. So I'm so thankful to be with you today. Sono veramente grata e felice di essere con voi oggi. We are living in unprecedented times. Stiamo vivendo un momento senza precedenti. And it really has become more important than ever that we're prepared to adapt to what's going on. Ed è diventato ora più importante che mai essere preparati e adattarci a quello che sta succedendo. For our health and safety and sanity, as well as our economic circumstances. Sia per quanto riguarda le nostre circostanze di salute e di sicurezza, che anche per il nostro aspetto economico. And depending on where you're from and what you do, and who you live with, the COVID-19 situation is impacting us all in different ways.
Questa situazione attuale, il Covid-19, ci sta impattando su di noi in maniera differente in base al lavoro che facciamo, chi siamo, dove viviamo. But the one thing that is universal that we're all facing is the uncertainty that's surrounding us. Ma l'unico elemento che ci accomuna tutti e che stiamo affrontando è l'incertezza di questa situazione. And so the goal of this webinar is to explore relevant and timely information that's going to help you not only survive, but thrive in these uncertain times. E lo scopo quindi di questo webinar è di approfondire e avere informazioni che ci permettano non solo di sopravvivere in questo momento, ma di avere anche successo. And so we're going to explore 3 main topics. Quindi affronteremo 3 argomenti principali. First, we're going to look at how COVID-19 is affecting our economy today and into the future. Il primo di questi è cercare di capire e vedere come il Covid-19 sta influenzando la nostra economia oggi e quella del futuro. And then we'll look at what this means for those in the gig economy and how to position yourself to win. Cercheremo di capire poi che cosa significa tutto questo per chi lavora nell'ambito della gig economy, che quindi è un lavoratore autonomo, e come poter fare per avere successo. And how do we shift into the future of work to create a meaningful and purpose-driven life? L'ultimo punto che voglio affrontare con voi è cercare di capire come potremo poi affrontare il lavoro nel futuro, cercando di portare avanti anche un'esistenza che abbia un obiettivo. So let's get started. Iniziamo. How is COVID-19 affecting our economy? Come ha colpito quindi la nostra economia questo Covid-19? So this crisis is different than the others that we've seen in the past because it didn't start as a financial crisis. Questa crisi è diversa da qualsiasi altra crisi che abbiamo vissuto perché non è iniziata come una crisi finanziaria. There was no bubble that bursted. This is a global health crisis. Non c'è stato lo scoppio di nessuna bolla speculativa, è stata una vera e propria crisi globale. It's fundamentally challenged our assumptions of how the world works. E ha messo in discussione poi tutta una serie di cose su come poi noi vediamo il funzionamento del nostro mondo. I mean, who would have imagined that a day would come in our lifetimes where we're ordered by the government to stay in our homes? Oggettivamente nessuno si sarebbe mai aspettato che un giorno il governo ci avrebbe detto che dovevamo stare tutti chiusi in casa. Where we can't even go out to dinner with friends or shake hands of someone we just met or go to work. Non possiamo andare al lavoro, non possiamo andare fuori a cena, non possiamo neanche toccare le mani di chi ci si presenta davanti. And we don't know if this is going to last 3 months, 6 months, or 1 year. Non abbiamo idea della durata di tutto questo, 3 mesi, 6 mesi o 1 anno. But there is consensus that if things don't get better soon, the impact to jobs and the economy is going to be tremendous. Una cosa però è certa, se tutto questo non passerà velocemente avremo un impatto veramente serio sull'economia. We're already starting to see businesses get separated into categories. Possiamo già vedere che alcuni business, alcune attività sono divise in categorie. Those that thrive, those that survive, and those that disappear. C'è chi ha successo, chi sopravvive e chi invece scompare. And now let's take a look at a few examples. I'll share my screen with you. Ora condividerò con voi lo schermo per vedere alcuni esempi insieme. All right. So I don't know if you're having the same panic in Italy with toilet paper as we are in the US. Non so se voi in Italia state avendo lo stesso problema proprio di vero e proprio panico con il reperimento della carta igienica, come sta succedendo invece negli Stati Uniti. But I saw this report last week. Ma ho visto questo dato la scorsa settimana. In the past 5 days, Walmart sold enough toilet paper for every single American to have their own roll. In soli 5 giorni, questo è successo la scorsa settimana, in soli 5 giorni il supermercato Walmart ha venduto talmente tanta carta igienica che era sufficiente praticamente un rotolo a persona, equiparabile a un rotolo a persona. Walmart is one of our big supermarkets. Sì, Walmart è uno dei nostri supermercati più grandi. I bet the people who don't have any toilet paper don't feel very good about this statistic.
Sono sicura che chi non ha carta igienica e l'ha finita non si sentirà molto bene guardando questa statistica. Another one I saw, these are examples of industries that are thriving. Qui di seguito Time Magazine. Sì, un altro esempio di un altro business che sta avendo molto successo dal Time Magazine. They reported that vitamin sales are up 93% year over year in March. La vendita di vitamine integratori è aumentata del 93% rispetto a marzo dello scorso anno. What's happened is that this has been a wake-up call for people to really prioritize healthy living. Questo è un vero e proprio campanello d'allarme per tutte le persone per cercare di capire quali sono le proprie priorità. There are also a lot of businesses that are just disappearing or surviving. Ci sono però tutta una serie di attività economiche che stanno facendo fatica a sopravvivere o stanno addirittura scomparendo. Confindustria, the General Confederation of Italian Industry, Sì, per esempio Confindustria, che tutti conosciamo. They said on last Thursday that industrial production in the first quarter of 2020 is expected to have the largest drop in the past 11 years. È stato affermato che appunto la Confindustria ha avuto un terribile calo nella produzione nell'ultima settimana. And they've reported that there's been a closure of 60% of Italy's manufacturing industries. È stato anche affermato che circa il 60% delle industrie manufatturiere italiane hanno chiuso. And in March, the production index dropped back to the same levels they were 42 years ago, so the equivalent of 1978. E l'indice di produzione è diminuito a dei livelli bassissimi, come li avevamo avuti nel 1978. And there are so many other industries right now that are struggling. A good example is restaurants. Ci sono altre attività economiche che stanno avendo problemi a sopravvivere in questo periodo. Un esempio sono i ristoranti. I think your data is probably very similar to the US data. Credo che i vostri dati in Italia siano molto simili ai nostri in questo ambito. It's reported that 3% of restaurants here have permanently closed. Qui negli Stati Uniti sappiamo che il 3% dei ristoranti hanno chiuso in maniera permanente. And 70% have laid off their workforce. E circa il 70% ha dovuto licenziare e ridurre la propria forza lavoro, i propri dipendenti. This has been a terrible time for people in hotel industries or pretty much the entire hospitality industry. Sappiamo che è un momento molto difficile per tutte le persone che lavorano nel settore ristorativo o dell'ospitalità. And the UN, their International Labor Organization, they said that the COVID-19 crisis is expected to wipe out the equivalent of 195 million full-time workers. E la UN, l'International Labour Organization, ha affermato che questa crisi data dal Covid-19 rischia di far decadere circa 195 milioni di lavoratori full-time. And the IMF originally projected this would only be 25 million. Questo stesso dato era stato già proiettato dal Fondo Monetario Internazionale ed era leggermente inferiore. But the UN said, wait a minute, that is not a big enough projection. Ma lo UN appunto ha detto fermi tutti, questa non è una proiezione corretta, non è abbastanza grande effettivamente come dovrebbe essere. And we're already seeing this become true in the US. Over the last 3 weeks, just 3 weeks, 16.8 million Americans have filed for unemployment. E effettivamente queste proiezioni e questi dati li stiamo già riscontrando qui negli Stati Uniti. Soltanto nelle ultime 3 settimane hanno perso il posto di lavoro 16,8 milioni di americani. A few weeks ago, I went on a trip to Mexico. Qualche settimana fa ho fatto un viaggio in Messico. And I was with my mom and some friends of ours. Ero con mia mamma e con alcune amiche. And it was crazy to see things just unfold in the news as the realization started to hit of how big this actually was. Ed è stato terribile vedere proprio in quei giorni i telegiornali, insomma, leggere in giro la consapevolezza sempre crescente di questo momento così difficile che stava iniziando.
Over just 3 or 4 days, everything changed. Soltanto in 3-4 giorni è cambiato tutto. As soon as we got back, the government said, you can't leave your houses. E noi siamo tornate da questo viaggio e il governo ha detto praticamente nessuno può più uscire di casa. And one of my friends had to lay off 3 people that were reporting to her E una mia on that amica, Monday morning. il lunedì successivo che è rientrata al lavoro ha dovuto licenziare e mandare via delle persone che lavoravano per lei. She works for a children's fitness camp, and nobody wants to send their children to a camp right now. Lei praticamente lavora nell'ambito di campeggi, diciamo organizzazioni di campi sportivi per ragazzi. Chiaramente nessuno manderebbe adesso i propri ragazzi in campeggio. And I had a friend of mine send me this, showing the stock market crash of the S&P 500. E un mio amico mi ha fornito questi dati relativi al crollo del mercato azionario. It's so much steeper than what we saw in 2008 or 2000. E possiamo vedere come questa crisi attuale sia molto peggiore di quella che abbiamo avuto nel 2000 o nel 2008. And the last bad news slide I'll show is that the IMF is also projecting the worst outlook since the Great Depression. E l'ultima brutta diapositiva che vi voglio mostrare è relativa a un'affermazione del Fondo Monetario Internazionale che anche loro appunto hanno fatto una proiezione affermando che è la più grave crisi economica dalla Grande Depressione. And I can't tell you how much I hope that all of this is a big exaggeration. Non avete idea di quanto io abbia voglia di dirvi che questa è tutta una grande esagerazione. But if it's not, what do we do to prepare? Ma se così non fosse, che cosa possiamo fare per essere preparati? What about the 150 million people who are in the gig economy? Parliamo per esempio delle 150 milioni di persone che hanno scelto di lavorare nell'ambito della gig economy. Over the last few years, we've seen a massive cultural shift take place where more and more people are realizing that a 9-to-5 job is not going to give them the economic freedom they hope for. Soltanto nell'ultimo periodo ci siamo resi conto che sempre più persone hanno scelto di abbandonare il classico lavoro 9, 17 e 30 che li tengono legati alle scrivanie per scegliere un lavoro in proprio. And I think that's why we're seeing between 20 and 30% of people in North America and Western Europe, they've decided to become gig workers. E circa il 20-30% dei lavoratori in Nord America e in Europa occidentale hanno scelto appunto di diventare lavoratori autonomi. They've said, I want the freedom to decide where I work, how I work, and who I work with. Queste persone hanno affermato di voler scegliere come lavorare, dove lavorare e con chi. And whether it's part-time or full-time, this includes all different kinds of industries. Che sia poi un lavoro part-time o full-time, non è questo il punto. L'importante è appunto avere un lavoro che permetta di avere libertà e che riguardi qualsiasi tipo di attività. Like Uber drivers, or writers, or designers, or carpentry workers. Parliamo quindi di tante attività diverse svolte in proprio, come per esempio Uber, il car sharing in generale, i designer, i grafici. So what does this mean for people in the gig economy? Quindi cosa significa tutto questo per chi lavora nell'ambito della gig economy? And will you be left behind? E soprattutto, tu rimarrai indietro? And the answer is, it really depends. E la risposta in realtà è che dipende. With gig opportunities, there's also a catch. Insieme a tutte queste opportunità che ci dà il mondo del lavoro e della gig economy, sappiamo anche che è un bel dilemma poter scegliere. Smart entrepreneurs and gig seekers are realizing that many of the popular opportunities are missing key elements of an ideal business. Gli imprenditori più in gamba, chi cerca quindi queste nuove opportunità di lavoro, si stanno rendendo conto sempre di più che la maggior parte di questi lavori in proprio sono mancanti di un elemento fondamentale. Can you guess what the biggest element they're missing is? Potete indovinare qual è il più grande e importante elemento che manca a tutti questi lavori che ho citato? It's residual income. È il reddito residuo.
If we look at what do Warren Buffett and Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Bill Gates, what do they all have in common? Se guardiamo a diverse persone note, Bill Gates, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, a tutte queste persone, che cosa hanno in comune? But besides the fact that they've amassed these incredible billion-dollar fortunes, Al di là del fatto che sono effettivamente multimiliardari tutti quanti, they understand the power of leverage through residual income. possiamo anche dire che hanno capito il potere della leva finanziaria attraverso il reddito residuo. They understand that the way to build wealth is not by trading time for money, but it's about making wise investments. Hanno capito che il valore economico sta in realtà nel fare saggi investimenti. Wise investments of time and money that are going to generate income after the work is done. E saggi investimenti al di là quindi del tempo e del denaro, che permettano di vedere dei risultati anche durevoli nel tempo. That doesn't mean you can stop working altogether, but it means you have freedom to sometimes take a step back from the day-to-day. Quello che sto dicendo non significa che tu dall'oggi al domani smetti di lavorare, ma significa che puoi ogni tanto uscire dalla routine e fare un passo indietro. COVID-19 has really highlighted the importance of this. E il Covid-19 ha sottolineato moltissimo l'importanza di questo aspetto. Look at all the Uber drivers who were doing great. They were giving so many rides. And now what? Prendiamo ad esempio tutti gli autisti Uber che hanno avuto tantissimo successo in questi ultimi tempi, hanno fatto tantissimo lavoro e adesso cosa fanno? Does it matter how many rides they gave a month ago, today? Ha importanza oggi dire quanti passaggi hanno dato alle persone un mese fa, 2 mesi fa? No. And so the question becomes, how do you create residual income? E quindi la domanda rimane questa: come possiamo creare reddito residuo? So what it really requires is choosing a business with key attributes for success. Quello che dobbiamo fare è scegliere un'attività che abbia delle qualità chiave, degli attributi chiave. First of all, the business needs to offer a quality product or service that people will continue to purchase month after month and year after year in a growing market segment. Il primo punto molto importante è che dobbiamo scegliere un servizio, un prodotto di qualità che sia essenziale e che le persone continuino a voler comprare mese dopo mese, anno dopo anno, quindi diciamo creando un segmento di mercato sempre crescente. A product that is essential to our well-being. Un prodotto che sia essenziale per il nostro benessere. And number 2 is a proven business model that enables you to grow and leverage the work of other people who join you, so that you're in business for yourself, but not by yourself. Il secondo punto riguarda un'attività che sia ovviamente basata su un modello comprovato e che ti permetta di crescere non soltanto tu, ma anche le persone che lavorano insieme a te. In questo modo tu sarai in attività da solo, con una tua attività, ma non da solo. And it's an added bonus if people work with you as business partners and not for you as employees. E dobbiamo scegliere anche un'attività che ci dia dei bonus aggiuntivi, se le persone scelgono di lavorare con te come partner di attività e non per te come dei dipendenti. And number 4, it's an even bigger bonus if you're able to make a positive impact on the lives and just well-being of your customers and business partners. E pensiamo per esempio a un'attività che ti possa dare addirittura un business ancora più grande se tu sei in grado di avere un impatto positivo sulla vita delle altre persone e sul loro benessere. And number 5, it should be fun. It should be something you can do not just as a job, but as your career and as your passion. E l'ultimo punto, ma non per importanza chiaramente, è che deve essere un'attività divertente, qualcosa che tu fai con piacere, non soltanto come un lavoro, ma come una vera e propria carriera e una passione. And I'm going to turn off my slides now because I think the numbers are important to give us a big picture. Voglio chiudere un attimo le slide perché credo che ovviamente i numeri e i dati siano importanti per darci un quadro generale. But we are dealing with people, not just numbers. Ma noi trattiamo e ci relazioniamo con le persone, noi stessi siamo persone, non siamo numeri. And by the grace of God, everything we've been doing as a company with NeoLife has perfectly positioned us for this very moment.
E grazie al cielo mi sento di dire che tutto quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi come società ci ha messo nella posizione perfetta per poter affrontare questo momento storico. So if you're watching today and you are maybe thinking about joining NeoLife, Quindi se tu ci stai guardando oggi e stai considerando l'idea di unirti in attività NeoLife, I want to encourage you to look at the facts. voglio incoraggiarti a guardare i fatti e i dati. Dietary supplementation, so taking vitamins and nutrition, has just reached an all-time high around the world. E il consumo di vitamine e integratori ha raggiunto dei livelli record mai visti prima in tutto il mondo. In the US, it's 77% of Americans report that they consume a dietary supplement daily. E negli Stati Uniti il 77% della popolazione ha affermato di consumare giornalmente integratori. And in Europe, it's very similar where it's growing very fast. More and more people are realizing the need for better health. E la stessa cosa sta succedendo in Europa. Le persone si stanno rendendo conto sempre di più dell'importanza del consumo di integratori alimentari. The skincare industry, also another product line that NeoLife offers, is absolutely booming. Un altro settore che sta avendo una grandissima esplosione è il settore della cura della pelle. And people are more and more than ever looking for natural solutions, organic solutions, and that's what Nutrients Organic can offer. E le persone stanno cercando sempre di più prodotti naturali e di qualità. E noi abbiamo una nostra linea Nutrients Organic che ha queste caratteristiche. And very interesting, Euromonitor just released a report showing that there's an increased demand for hand dishwashing products. E c'è un'altra statistica, un'altra proiezione interessante fatta da Euromonitor che afferma la crescente domanda di sapone per i piatti per il lavaggio a mano. NeoLife also offers earth-friendly home care. NeoLife offre anche una gamma di prodotti per la cura della casa che rispettano l'ambiente. And recently, one of our scientific advisory board members, John Miller, posted about this very subject on Facebook. E proprio di recente il dottor John Miller, uno dei membri del nostro comitato di consulenza scientifica, ha postato su Facebook un articolo che parlava proprio di questo. If you look at the structure of the COVID-19 virus, it's held together by a lipid membrane, so a fat membrane. Se guardiamo alla struttura molecolare del Covid-19, possiamo vedere che è tenuta insieme da una membrana di lipidi, di grassi. So it makes sense that products which break down fats, like a dishwashing soap that cuts grease, will naturally break down the virus. E quindi è stato scoperto, diciamo che, e quindi è anche naturale che un prodotto che sgrassi come il detersivo per i piatti possa rompere le membrane di grasso appunto della molecola del coronavirus. And the alcohol in a hand sanitizer works similar. È lo stesso procedimento, lo stesso lavoro, effetto che hanno anche l'alcol e l'igienizzante per le mani. But when you're looking at these product lines that NeoLife offers, you can see very easily how we are positioned to fill tremendous needs in the marketplace. E quando guardiamo questi dati e guardiamo i prodotti che NeoLife offre, ci rendiamo conto che siamo perfettamente posizionati in questo momento storico nel poter offrire tutto quello di cui le persone hanno bisogno. And so how do we shift into the future of work and create a meaningful and purpose-driven life? Come possiamo quindi proiettarci nel lavoro di domani e del futuro attraverso un'esistenza e una vita che poi abbia un significato e un obiettivo? I think it's become very clear that the future of work is going to involve an opportunity where you can work from home. Credo sia chiaro, visto il periodo, che sempre di più diventerà importante il concetto di un lavoro che ti permetta di lavorare da casa. And people need a solution right now. They're desperate for a solution where they can be at home and make extra money. E le persone hanno disperatamente bisogno di una soluzione del genere adesso, che permetta loro di stare a casa ma di guadagnare. And for less than it would cost to take a friend out to dinner, you can start your own NeoLife distributor business.
E per quel che può costare, poi rinunciare, in realtà portare fuori un amico a cena, quello che tu puoi fare oggi è iniziare il tuo business e la tua attività NeoLife. And what's exciting is that when you start your business, you literally instantly launch an e-commerce site. E la cosa fantastica è che nel momento stesso in cui tu entri in attività con NeoLife, tu lanci istantaneamente il tuo sito web di e-commerce, For products that people are searching for. vendendo prodotti che le persone oggi cercano. We are an essential business, Noi siamo un'attività essenziale and we're ramping up production. e stiamo aumentando tantissimo la nostra produzione. We're continuing to innovate and invest in technology to help you share faster and better than ever. Stiamo continuando ad investire in prodotti e in innovazione per permetterti di lavorare al meglio. And our business partners are thriving. Around the world, we do business in over 50 countries, and we are having record-breaking months around the world. E tutti i nostri distributor, i nostri partner commerciali stanno avendo un grandissimo successo in tutto il mondo. Noi abbiamo attività e uffici in 50 paesi in tutto il mondo e stanno tutti avendo dei record di vendite incredibili. And so I want to ask you a very important question. Vorrei quindi farti e fare a tutti voi una domanda molto importante. The answer to this question could change everything. La risposta a questa domanda può cambiare tutto. How will you treat the next few weeks? Cosa farai nelle prossime settimane? This is a very unique time where literally everybody is talking about health all the time. Questo è un momento storico incredibile e fondamentale, un momento in cui tutti stanno parlando di salute tutto il tempo. Now is the time to be focused on your NeoLife business more than ever. Questo è il momento di rimanere concentrati sulla tua attività NeoLife più che mai. So how do we do it? How do we apply all of this to our lives? Come possiamo quindi farlo? Come possiamo applicare alle nostre vite tutte queste informazioni? We need to connect to people. Dobbiamo collegarci con le persone. We need to reach out Dobbiamo chiamarle, raggiungerle. and have online events, call our friends. Fare eventi online, chiamare i nostri amici. There are people from literally all different industries and different backgrounds who have partnered with NeoLife and said, I want to start my own business. Ci sono tantissime persone che vengono poi da esperienze lavorative diverse che si sono ritrovate a lavorare in NeoLife e si sono rese conto che era veramente quello che volevano fare. And so whatever your background is, when you join the NeoLife family, you are bringing all of that experience with you and it's going to make you better. E qualunque sia il tuo background, quello che tu hai fatto prima, nel momento stesso in cui tu entrerai in attività con NeoLife, porterai tutto questo tuo background e sarà comunque un successo. So we have a choice right now whether we want to see the current crisis as something very negative. Abbiamo quindi una scelta in questo momento. Possiamo scegliere di vedere questa crisi economica in maniera negativa. Don't get me wrong, there are a lot of horrible things happening. Non fraintendetemi, ci sono tantissime cose orribili ovviamente che stanno accadendo. But we can also choose to see this as an extraordinary opportunity. Ma possiamo anche scegliere di vedere tutto questo come una straordinaria opportunità. I believe this is the single biggest wealth generation opportunity that our generation has ever seen. Credo che questa sia la più grande e unica opportunità di lavoro che le nostre generazioni abbiano mai incontrato. Whenever there is a crisis, there are always people who are innovative and smart and make sure that they are prepared for what's going on and take advantage of that. Ogni volta che c'è una crisi ci sono persone intelligenti e capaci che cercano di comprendere la situazione e trarne, diciamo, vantaggio. And I don't know what your reaction is going to be, but I know that we are perfectly positioned for this. Non so quale sia la vostra reazione in questo momento, ma io sono certa che abbiamo tutte le carte in regola per avere successo come attività in questo momento. I think it's an exciting time for anybody, but I'll give a few examples of specifically, I think, people who can use this time wisely.
Voglio darvi solo qualche esempio di chi può utilizzare in maniera intelligente questo momento storico. So I know I mentioned it earlier, but a lot of parents and mothers who had their kids in school now have their children at home. So che ho già fatto un piccolo riferimento a questo all'inizio, ma ci sono tanti genitori, famiglie che sono a casa con i propri figli che non vanno a scuola. And I don't know how your schools are working with online curriculum, but I have spoken to many mothers who have said, I give up. Non so come ve la caviate voi in questo momento a seguire la scuola dei vostri figli online, ma ho parlato con molte mamme che veramente volevano mollare questa cosa. They said, my kid just won't focus. I'm looking at the computer all day, but I want to give them real world life learning experiences. E queste mamme dicevano, mio figlio fisicamente non riesce a stare fermo, a seguire davanti al computer, non è attento, non è portato per questo. Vorrei potergli dare più che altro delle esperienze di vita reale da fare. And what better real world experience is there than learning how to start and run your own business? E quale migliore esperienza di vita reale se non quella di farci aiutare a iniziare un nuovo business, una nuova attività? We have multi-generational NeoLife businesses around the world, and it can be such a fun learning experience to do it together as a family. Noi abbiamo tantissime attività multigenerazionali in tutto il mondo e vi posso garantire che è veramente divertente e una grande opportunità farlo insieme alla propria famiglia. Many of our distributor leaders have been reaching out to people and doing wellness checks. Molti dei nostri leader, distributor, contattano spesso, diciamo anche in questo periodo, i propri clienti cercando di capire come va la loro salute. And so that's a great opportunity to involve your children. E questa potrebbe essere per esempio un'attività carina e interessante per coinvolgere i vostri figli. Maybe they have a job, like they take notes for your call or they write down the order. Potete dargli dei compiti, possono prendere note per voi, per esempio, prendere appunti mentre voi fate le telefonate. Or how cute would it be if they were to say, hi, I'm calling to make sure you're staying healthy, if your children were to do that. Sarebbe molto carino, immaginiamo che i nostri figli stiano lì al telefono a dire ciao, ti sto chiamando per sapere se stai bene e come va la tua salute. There are so many ways to make this fun at the same time that you're making an income and an impact. Ci sono tantissimi modi per rendere questa cosa divertente e nello stesso momento per permetterci di avere un impatto positivo sulle persone e anche un guadagno. Another group of people who I mentioned briefly earlier, who I think it represents a tremendous opportunity, is service, industry, and hospitality workers. C'è un altro gruppo di persone che ho menzionato poco prima, che sono persone perfette per questa attività e sono coloro che lavorano nell'ambito dell'ospitalità. Right now, the people with the best personalities for a business like this, who are just able to connect with people, are sitting at home. In questo momento le persone che vengono da questi settori lavorativi, quindi dal turismo e dall'ospitalità, che sono persone che hanno grandi capacità di relazionarsi con le altre persone, sono sedute a casa. They are stuck at home with no income because things like hotels are not operating right now. Restaurants, all those people are stuck. Tutte queste persone adesso sono a casa, bloccate, senza guadagni perché gli alberghi sono chiusi, i ristoranti non lavorano. And these are people who otherwise would have been so busy, they might not have even taken a moment to look at the opportunity. E tutte queste persone sono persone che normalmente lavorando sono sempre molto impegnate, quindi che non hanno mai avuto serie occasioni di prestare attenzione alla nostra attività. And this is a business where we can reach out to those people, and every person from every background that comes in a part of our team are going to help us thrive. Ma la nostra è un'attività che ci permette di raggiungere anche queste persone, di quindi mettere insieme un gruppo di persone che viene da diverse esperienze, da diverse realtà e che insieme possono avere successo. There are people that you can reach that nobody else can. Ci sono delle persone che soltanto tu puoi contattare e che non può contattare nessun altro. So I want to encourage you to make it a goal to reach out to at least 2 people every day.
Vorrei quindi darvi questo spunto e chiedervi di fissare questo obiettivo di raggiungere e chiamare almeno 2 persone al giorno. And I don't know if you're like me, but sometimes I feel like I'm bothering people when I call them. Non so se voi siete come me, io spesso sento che infastidisco le persone quando le chiamo. But right now, we shouldn't ever have that feeling. But right now, we know that we're not bothering them. Most people have nothing to do at home. Noi non dovremmo avere mai in realtà questo sentimento, però ora più che mai le persone sappiamo che sono a casa senza fare nulla, quindi non le stiamo disturbando. So what do we say when we reach out to them? Cosa possiamo dirgli quando li contattiamo? It can be very simple. È semplice. So this would be if you're reaching out to somebody to ask about the business. Questa, per esempio, è una cosa che possiamo dire sempre alle persone quando le contattiamo per chiedere loro di unirsi alla nostra attività. We could ask them, hey, Claudia, Possiamo dirgli, per esempio, ehi Claudia, with what's going on, I'm really focused and productive on developing my home-based business. io sono molto concentrato nel mio lavoro e nello sviluppo della mia attività in questo momento. I know we don't know each other, So che non ci conosciamo, but I see that you are a hospitality worker. ma so che tu lavori nell'ambito dell'ospitalità. And we work with a lot of other people who have your same occupation to help them make extra money from home. E noi abbiamo nel nostro team moltissime altre persone che vengono proprio, fanno il tuo stesso lavoro e lavorano da casa in questo momento. Would you be open to taking a look at what we're doing to make extra money? Saresti disponibile a dare un'occhiata a quello che possiamo offrirti e avere un guadagno extra? If not, no worries. Se la risposta è no, non è un problema. We can even reach out to the people who have said no to us before. Possiamo anche contattare nuovamente le persone che ci hanno detto no la prima volta. We could say, I know this isn't a fit for you based on what you told me, So che questa non è un'attività che fa per te, in base a quello che tu mi hai già detto in precedenza. but do you know anyone who might want to make some extra money from home right now? Ma conosci qualcuno che può essere interessato a arrotondare un po' lavorando da casa in questo periodo? That might even get those people interested as well. Questo discorso può rendere interessate anche queste persone, chiaramente. We have an incredible opportunity and responsibility to just shape history through the actions that we take over the next few weeks. Abbiamo una grandissima opportunità e responsabilità, diciamo, di ciò che possiamo fare nelle prossime settimane per queste persone. Our families and friends need to realize that this COVID-19 tragedy, it's even if it passes now, it's not the time to be complacent. Devono capire tutte le persone che ci sono intorno, i nostri amici, i nostri familiari, che se anche questo problema del coronavirus dovesse sparire domani, non è il momento di essere compiacenti. Now is the time to be prepared for the next thing that comes that's unexpected, whether it's an assault on our health or our economy. Questo è invece il momento di essere pronti per quello che potrebbe succedere prossimamente, se non stavolta prossimamente, una nuova crisi, un nuovo problema. We can choose to see this as the biggest wealth creation opportunity of our generation. Possiamo scegliere di cogliere questa opportunità e di vederla come la più grande opportunità di creazione di benessere della nostra generazione. And we are perfectly positioned. We're not a profit maximizing business. E noi abbiamo tutte le carte in regola come attività e come azienda per avere successo. Non siamo un'attività che massimizza il profitto. We are a purpose maximizing business. Noi siamo un'attività che massimizza gli obiettivi. There are so many people who are lonely, who need community and who need hope. Ci sono tantissime persone che sono sole in questo momento, che hanno bisogno di speranza e di una comunità. And it's actually been shown that the negative health impact of being lonely is the equivalent of smoking 15 cigarettes a day. E degli studi hanno dimostrato che l'impatto negativo che ha l'isolamento e la solitudine sulla nostra salute può essere equiparabile a fumare circa 15 sigarette al giorno. Loneliness is terrible for our health. La solitudine è terribile per la nostra salute. And right now, we can offer hope to those people
who might be at home and who don't have families surrounding them. In questo momento noi possiamo anche offrire speranza a queste persone che sono sole, che non hanno la famiglia con loro. I believe that we are going to come out of this stronger. Sono sicura che usciremo da tutto questo ancora più forti. Everything that's happening right now is going to force us to be better as businesses and as individuals. Tutto quello che sta succedendo adesso ci sta forzando e obbligando a essere persone migliori, sia noi appunto personalmente che col nostro lavoro. It's going to force us to focus more than ever on offering true value to others. Ci sta obbligando più che mai a offrire veri valori alle persone, To be more patient and kind and loving. a essere più pazienti, amorevoli, gentili. It's going to force us to appreciate all of those things that we've taken for granted. E ci sta mettendo nelle condizioni di apprezzare tutto quello che prima davamo per scontato. Our relationships, our health, our freedom. La nostra libertà, la nostra salute, le nostre relazioni. And I have to say, there has never been a more exciting time to be doing what we're doing. E devo dire che non è mai esistito un momento più adatto per fare quello che facciamo noi. I want to say thank you so much to our NeoLife family for your partnership. Voglio ringraziare tantissimo dal profondo del mio cuore tutta la famiglia NeoLife per il vostro lavoro. Thank you for stepping up and leading the charge to help people in this time of need. Grazie per quello che state facendo, portando avanti la nostra attività e aiutando le persone in questo momento di necessità. We are going to be the single biggest force behind ending the trend of poor health and poverty and giving hope to people for a better future. Noi siamo e saremo una grande forza che riuscirà a mettere fine al trend negativo della cattiva salute e della povertà e aiuteremo le persone a offrire un buon lavoro e un buon futuro. I love you all and God bless. Look forward to seeing you again in the near future. Vi voglio bene, Dio vi benedica e non vedo l'ora di vedervi molto presto. Ciao.